Ragazzi, siamo nel parcheggio del lago di Carezza, circa 1520 metri di altitudine, e dietro di me, guardate che spettacolo, abbiamo il latte bar. Questo parcheggio ora è completamente vuoto, ma In estate sai che casino. ti immagini? Sì, È c'è il grandissimo, davvero. E adesso partiamo per una bellissima escursione. Iniziamo subito, Andy, col ponte sospeso. Tango ha paura? Lo vedo che va tutto 4-4. Dondola, Dondola sì, caro. Infatti Tango è un po' spaventato. Tango, dondola. Povero. Primo dubbio, perché noi dobbiamo seguire il percorso numero 6, ma il 6 va sia giù di qua sia su di là. Fantastico. Però siccome questi qua sono in maggioranza, io andrei di qua, Ci andresti? a sinistra, giù basso. Però ti ricordo che abbiamo sempre la cartina al limite. Cartoffiamo subito. Di cartine mi piace la vecchia maniera. Noi siamo al lago di Carezza, ok? In teoria lago di Carezza Tatatac passa per Moseralm. Lì c'è Moseralm. Sì, Moseralm, quella là. Quindi è giù di qua. Quindi secondo me è di là, perché l'altra 6 che va in su, Va alla seggiovia. secondo me va alla Soggiavia e quindi non ci interessa. Sì, è questo, sempre dritto, Andre. Vedi, la cartina è salita. Che ambiente, Ma quello è già il catinaccio? Sì, caro. Mamma che spettacolo, Susa. Ragazzi, siamo in un posto splendido, siamo in Val d'Ega in Alto Adige, tra panorami mozzafiato, vette veramente imponenti e poi abbiamo boschi innevati, come potete vedere. Questa valle comprende 7 paesini di montagna molto piccoli ed è abbracciata da 2 dei più famosi massicci dolomitici, il Latemare e il Catinaccio. Guardate là, il signor Catinaccio, sua maestà. Visto che bella quella casina, Andri? Anche questa. Sì, anche questa. Da lì hai una vista grandiosa. E la Val d'Ega è conosciuta soprattutto per la sua natura incontaminata e per il suo approccio alla sostenibilità, e questo tema a noi è molto caro. E dopo ne parleremo. E ne parleremo. Questo sentiero è lungo 5,7 km, andata e ritorno per la solita. Per cui è un bel viaggetto oggi, impiegheremo circa 2 ore ad andare e 2 ore a tornare. Siamo sotto al Catinaccio, quindi abbiamo sempre questa visione splendida per tutto il percorso. Siamo partiti dal parcheggio di Lago di Carezza, che è un parcheggio a pagamento, e arriveremo al rifugio Malga Frommeralm e là sosteremo, mangeremo qualcosa e poi ammireremo questo panorama spettacolare. Siamo arrivati, Susa, a un punto strano qua, perché non capiamo dove andare, però l'unico numero che abbiamo noi di riferimento è il 16 e dice di andare giù. Guardiamo la mappa perché noi vorremmo andare verso le montagne, ovviamente. Ho chiamato l'hotel, per fortuna qua prende il telefono. Ho chiamato Judith e quindi dobbiamo prendere il 9 fino alle piste da sci, quindi salire sulla destra dal ponticello da cui siamo arrivati, e da lì troveremo un altro sentiero che sarà il 16 che ci porterà verso la Malga. Eccolo lì, sentiero 16, Malga Frommeralm, nostra Quindi destinazione. Altra deviation, vedrai che andiamo a sinistra. Sinistra. Ok. Abbiamo documentato tutti gli svincoli più difficili, Così non vi perdete, ragazzi. Cioè, Andre, guarda che meraviglia, siamo abbracciati veramente dai 2 massicci, Ne abbiamo uno là e uno qua. Sì. Che valle incredibile, cioè dov'è che li trovi 2 massicci così? Sì, una valle che... No, è uno spettacolo, è troppo bello sto posto. Oggi ci sono diversi pezzi ghiacciati, quindi vi consiglio di portarvi sempre dietro i ramponi, i ramponcini, insomma, sono essenziali quando c'è il ghiaccio. Questo è il sentiero più bello per ammirare il Catinaccio, perché alla giusta distanza è sempre su un lato panoramico. Quindi se proprio volete vederlo e fare delle belle foto, questo è l'unico sentiero, è il migliore, è il più bello. Siamo anche ad una certa altezza, sopraelevati rispetto alla valle e alle piste da sci, per cui adesso mi giro e vedrete che spettacolo. Per tutta la sua lunghezza lo stiamo facendo. E ora si apre ancora di più, Questo è il Latemar e qua il Catinaccio.
che adesso lo illumino. Ma non ho mai visto una roba del genere. Non sai dove girarti? No, perché... Cosa fotografo? No, li volevo tutti e due insieme. Sì, ciao, Un buonanotte. foto merge. Sì, merge, ma parecchio merge. Foto merda ti viene tutte e due insieme, sono merge. Posto super panoramico. No, quando vedi questa bellezza cosa vuoi di più del mondo? Ah, no, che bellezza. Guarda che bella questa altana panoramica. Io la userei per le foto, chissà. Anche io fare le foto agli animali. Ma ti metti là, fai i time lapse alle montagne, no? Oppure sì, anche osservi gli animali. Chissà se le usano più i fotografi o i cacciatori. Spero i fotografi. Io spererei i fotografi, perché io sono per la caccia fotografica. Ok, proseguiamo verso il 16 sempre, Susa? Sembra come un altopiano. Sì. Qua devono esserci dei parati bellissimi in Sì, estate. qua si apre un altopiano stupendo. Senti come chiacchierano. Susa, ma perché Rosengarten? Il Rosengarten è il giardino di rose che è chiamato così il Catinaccio. E ci possiamo rifare a una leggenda, qui ci sono tante leggende in questa valle, una riguarda proprio il Catinaccio e il re Laurino. Re Laurino era il re dei nani e aveva un castello con un bellissimo giardino di rose, Rosengarten, proprio sul Catinaccio. In più aveva 2 armi magiche molto potenti, una cintura che gli dava la forza di 12 uomini e una cappa che se la indossava lo rendeva invisibile. Un giorno il re dell'Adige decide di dare in sposa a sua figlia, la bellissima Similde, e così invita tutti i nobili a un trofeo cavalleresco, ma non invita Laurino, il quale si autoinvita con la cappa che lo rende invisibile. Vede la bellissima Similde, si innamora e la rapisce. Cosa succede? Che il promesso sposo è così arrabbiato che chiede aiuto al re dei Goti. Insieme a tutti i cavalieri vanno fino al Rosengarten, cioè al Catinaccio, per prendere Laurino. Laurino, quando li vede, pensa di poterli sconfiggere mettendo la cintura con il potere dei 12 uomini. Ma in realtà, quando vede che inizia a soccombere, si mette la cappa e pensa di essere invisibile. Ma cosa fa? Si mette a saltellare qua e là sul suo giardino di rose, quindi si vede i movimenti che fa dalle rose che si muovono, e i cavalieri quindi vedono dov'è e riescono a acchiapparlo e quindi lo imprigionano. Laurino è così arrabbiato con il Catinaccio e Rosengarten perché si sente tradito dal suo giardino che lancia una maledizione. Secondo questa maledizione, né di giorno né di notte nessun occhio umano avrebbe più potuto vedere la bellezza del suo Rosengarten. Ma c'è un ma! Si è dimenticato di citare il tramonto e l'alba. E cosa succede? Che da allora, per pochi istanti alla sera, il Catinaccio si tinge di rosa, dando così la possibilità di vedere questo fenomeno bellissimo che si chiama Enrosadira, cioè le montagne che si tingono di rosa. Non sempre succede, quindi è già una fortuna poterlo vedere, e questa leggenda mi è piaciuta tanto. Bellissima la leggenda, Susa. Bella, brava, vero? l'hai detta da Dio poi, perché non era facile ricordarsela tutta, No, ma sai Sai cosa? che- Io amo le leggende. Ma sono belle perché poi secondo me esprimono un po' quella che è l'anima del territorio. Bravissimo, qui ti volevo. Il folklore è sempre una bella fotografia del territorio. A me viene in mente che in realtà un giardino qua c'era, soltanto erano 250 milioni di anni fa, sott'acqua, sotto un caldo mare tropicale, i coralli, questo bel giardino di coralli che ha dato origine a quelle che oggi sono le Dolomiti. Quindi tutti i sedimenti calcarei di coralli e di conchiglie che sono pietrificati in questi mostri così giganti. Bello? Quindi Bello, vedi che un po' di realtà c'era, perché il giardino esisteva, ma un po' di tempo fa. Non potevamo non deviare per fare una foto qua a questa casina, guardate che bella. Così? Ok amici, siamo arrivati nei pressi di Yolanda, che è qua dietro un altro punto panoramico molto bello, che è su per questa strada asfaltata. Altrimenti il cartello qua ci dice Frommeralm, dove dobbiamo andare noi, seguire per 1A, e 1A l'abbiamo ritrovato su questo ferro, su questo cancello. Adesso da qui in teoria abbiamo mezz'ora. Direzione Frommeralm, ormai dovremo esserci, attraversiamo un boschetto. Abbiamo un po' lasciato la parte panoramica per entrare nella valle opposta dentro un bosco. Adesso vediamo
come spunta fuori questo Fromeralm, perché alcuni tipi ci avevano detto fermatevi da Iolanda che è molto panoramico e molto bello, ma noi ormai avevamo in testa di arrivare qua e abbiamo impostato tutto il percorso e quindi a questo punto vogliamo arrivarci per vederla. Sbuchiamo su una pista, ma guarda te. Una pista da qui sbuchiamo. E dove andiamo? Attraversiamo, forse è quell'impianto lì, Fromeralm. A sto punto credo di esserci, no? Onestamente piste non molto regolari. No, corri. Corri. Tanto non tirarti la guida. Abbiamo trovato un signore che ci ha detto giusto che Iolanda era più bella. Possiamo essere arrivati qua e adesso torniamo indietro, andiamo a Sì, adesso guardiamo questa, visto che ci siamo. Poi torniamo indietro, ci fermiamo a Iolanda, perché tanto noi siamo camminatori, per cui bisogna rifare tutto un'ora di bosco in salita. Vabbè, che vuoi che però sia. poi avanziamo un po' per il ritorno, no? Ok ragazzi, questo è Fromeralm, ma noi scappiamo via. Iolanda ci aspetta. Nuova destinazione, nuovo punto d'arrivo, Susa. Un altro mondo qua in alto, eh? Ecco i nostri pratoni laggiù. Bella salita, eh? Che panorama che c'è da Iolanda. È stato panoramico finora, quindi è giusto finire col panorama. Ma dove ti porto? Minestrone di verdura, eh? Sì, solo verdura. Grazie mille. Prego, buon appetito. Grazie. Che bella minestrina. Tieni. Acciaio. Ci sta, vero? Cavolo, il fiore c'è di tutto qua dentro, Ande. Carote, cipolla. Mo sembra quella fatta in casa ad una volta. Senti sto sapore di vecchio. Fuffa. Sono già visti da lontano. Già, tanto ho trovato l'amico. Normalmente. C'è una luce bellissima. Arriva! Dove ti porto Andri? Come ti porti, Susa? Che meraviglia! Ragazzi, siamo sulla via del ritorno, rifacciamo la solita e intanto vi mostriamo le immagini del bellissimo hotel che ci ospita, il Berghaus Rosengarten, una piccola realtà familiare che ci fa sentire proprio a casa e che si trova ai margini del bosco del paese di Nova Levante. Ragazzi, questo è il Berghaus Rosengarten e adesso vi facciamo vedere la nostra stanza. Le stanze sono solo 13, caratterizzate ognuna dalla sua unicità, quindi capite bene che anche se siamo in un albergo c'è un'atmosfera davvero intima e adesso vi facciamo vedere la nostra stanza. E subito all'entrata questa grande parete armadio, molto spaziosa, stile essenziale e semplice, ricca di legno con questo colore rosa dei muri che mi piace molto. Qui abbiamo un divano letto estraibile, un letto con i comodini e una bellissima scrivania. Notate qualcosa? Manca la televisione ragazzi, quindi qua ci assaporiamo la natura e ci godiamo il silenzio delle montagne. E a proposito di questo, che abbiamo un bellissimo balcone che ci porta in una terrazza davvero grande. Da qui ci gustiamo il panorama sul Catinaccio e sul Latte Mar. Ragazzi, guardate che bella idea, il bagno non ha la finestra, ma in alto abbiamo tutta una bella vetrata che prende la luce proprio dalla stanza, dalla camera. Oggi ragazzi, sentiero nascosto sul Latte Mar. Lo sapevo, che me ne innamoravo. Questa struttura ragazzi è pet friendly, qui i nostri amici a quattro zampe sono i benvenuti e cosa che non avevo mai visto prima, guardate questo particolare, per le zampe sporche dei nostri amici a quattro zampe. Giusto, all'ingresso. All'ingresso abbiamo tutti questi asciugamanini per pulire le zampine. Adesso colazione a partire bene, pieni di energia per un'altra bella giornata. Che ti sei fatta? Io ho fatto lo yogurt con la granola, poi ho preso il pane con la marmellata di fragola fatta in casa, tutta roba fatta in casa, e dopo mi sa che faccio un altro giro. Stiamo arrivando al passo Costa Lunga. Abbiamo salutato l'Alto Adige e stiamo entrando in Trentino ragazzi. Vedi qua San Giovanni di Fassa. Come se fossero proprio due nazioni separate.
neanche 2 regioni, 2 nazioni, c'erano 18 cartelli per dirlo che... Allora, qua parcheggiamo, Arrivati al passo. Qua forse non si paga il parcheggio. Sembrerebbe di no. Guardate dove siamo. Adesso noi abbiamo come destinazione la malga Latmor, Latmor Alm, e dobbiamo prendere il sentiero numero 21 e poi il 13. Che dici, Andri? Beh, che intanto è bellissimo star qua. Guarda che panorama. Possiamo chiamarla zona di confine questa, Andri. Sì. Prato, Latmor. Sì, labirinto. Sì, uno può fare anche un anello, ma è tutta roba estiva. Quindi Susa, ci torniamo d'estate. Torniamo in estate a fare i labirinti. Va bene. Subito dentro la pista. Guarda, la direzione sono i labirinti. Beh, se lo dicono che bisogna attraversare la pista, penso che sia regolare, no? Sì. Che di solito non è che si Te può. lo dicono tutti. Quindi, Vai. Guarda, vedi, 56 minuti ai labirinti. La pista però anche. Faccio passare tutti qua, corrono anche. Dopo questo, Questo andiamo, vai. Tango, stai qua. Sentiero 21, continuiamo, molto ben battuto. Ieri eravamo sul lato di là e oggi di qua, bellissimo. Che comunque sembra vicino, ma è lontano. In linea d'aria con il drone da qua sono circa 2 km per arrivare alla parete del catinaccio. È bello vedere queste prospettive diverse, Sì. anche del catinaccio, no? Bellina, Amici, venire in questi posti e non fare foto e video è veramente un delitto. È così bello qua che una tira l'altra. E per noi è proprio una grande passione. Mi viene in mente questo argomento perché ogni tanto riceviamo dei commenti tipo: ma siete sicuri di godervi la montagna sempre con la GoPro in mano, con la camera in mano? Bonariamente alle volte anche degli amici hanno detto: no, io quando vado in un bel posto preferisco godermelo così, non voglio avere la macchina fotografica perché mi distrae. Allora lasciate che ve lo dica da uno che fa questo anche di mestiere e anche per passione. Sono tutte cavolate, perché quando sei in un posto e fai le foto sei costretto a concentrarti ancora di più su quel posto, a entrarci ancora più dentro, sei costretto a prenderti del tempo per ammirarlo, per guardare la luce. Mentre invece se non le fai le foto, molto spesso ti ritrovi distratto a parlare del più e del meno. Tante volte mi è capitato di sentire comitive che viaggiano in montagna e parlano di mutuo, di conti bancari, di rogne con gli avvocati, di rogne in famiglia, per cui sono concentrati su tutto tranne che sulla montagna. Per cui ecco, lasciate che vi spieghi questa cosa qua. Fare le foto, fare video vi collega ancora tanto di più all'ambiente, perché in qualche modo siete portati ad osservarlo, a capirlo, a vedere le linee, a stare attenti alle luci, e in qualche modo sentite anche il bisogno di fare qualcosa di bello e di trasmetterlo agli altri. Almeno questa è la mia e la nostra filosofia, per cui ogni volta che siamo in un ambiente ci piace troppo, tantissimo avere la GoPro in mano, la macchina fotografica in mano. Ci sentiamo veramente collegati. Secondo me tutti i fotografi capiscono di cosa sto parlando, ecco. Non è poi una questione di concentrazione tecnica, perché poi dopo sono automatismi. Quando uno strumento hai imparato ad utilizzarlo non stai più a pensare ad utilizzare lo strumento, sei solo portato a rappresentare al meglio quello che ti si prospetta davanti, ecco. A volte capitano dei commenti anche un po' sarcastici, ma dal mio punto di vista sono commenti totalmente ignoranti, perché non sanno quello di cui stanno parlando, o meglio, conoscono solo una faccia, che è quella del camminare e di stare in montagna, non conoscono l'altra faccia, che è quella anche di provare a raccontarla, bene o male, quello dipende dalle abilità di ciascuno di noi. Comunque solo il fatto di provarci presuppone un trasporto maggiore verso l'ambiente. Sposo pieno, Andri, bravo. E questo è il motivo per cui spesso sbagliamo tutti i tempi delle passeggiate, sì, perché ci perdiamo a far foto e video, ed è di una bellezza strepitosa, sì, questo. Sì. Ieri abbiamo dedicato ore là sotto e state tranquilli che queste cose me le porterò nel cuore per sempre, al di là delle immagini che ho realizzato. Ma io sono stato molto ad osservarlo, a guardare la luce che cambiava, a guardare le nuvole, e ho ben presente nella mia testa tutte le pieghe di quella montagna. Sono convinto molto di più di tante persone che arrivano, si fermano in malga, mangiano semplicemente un panino e fanno una foto veloce. Per cui ragazzi, grazie sempre dei bei commenti, e a qualcun altro, per fortuna pochissimi, dico: ragazzi, non ci avete capito proprio niente.
così. Sì. E andando oltre sull'argomento posso anche dirvi che avere una camera in mano a volte, se la usi in maniera corretta, è un passepartout, perché ti avvicina anche alle persone, è un modo di dialogo, non solo in montagna ma anche quando siamo nei paesi a fare dei borghi, ti viene spesso da fare la battuta con quella persona, con quell'altra, e quindi è anche un modo per avvicinarsi alla cultura del posto. Mi ricordo al mare con i pescatori, per cui alla fine, se l'approccio è quello giusto, è uno strumento immersivo, ti porta a collegarti all'ambiente che vai a descrivere, per cui è tutt'altro che dissociante, ecco. E questa, amici, comunque non vuole essere una critica nei confronti di nessuno, di chi fa approcci diversi rispetto alla montagna. Uno è liberissimo di non far foto e tutte quelle cose là, ma siccome la questione è stata tirata in ballo, è una difesa del nostro punto di vista, ben ponderata sul fatto che sappiamo bene quello che facciamo e come la viviamo, ecco, tutto qui. Allora, abbiamo sì come meta la Malga, ma in realtà prati del Latemar, questi anche in estate sono una figata unica. Questi d'estate saranno bellissimi. Sì, allora se scendi da qui arrivi direttamente al lago di Carezza. Bello. Noi invece saliamo. Il dislivello di oggi, quindi dal passo di Costalunga fino ai prati del Latemar, è di circa 348 metri. Il percorso è di 6 km totali, quindi 3 andata, 3 ritorno, un paio d'ore, quindi fattibile veramente. Diciamo che andare alla Malga è un pretesto. Noi volevamo proprio raggiungere questo posto, i prati, proprio per vedere il Latemar da sotto e sentirti piccolo, piccolo, piccolo. Da là si va più sotto, vedi? Vai sotto a vedere, la Malga è qua sopra. Andiamo un attimo là dietro a vedere. Sì, anche per voglio fare 2 foto belle. Wow. C'è una baitina lì. Sì. Sarà una baita di quelle private. Ma io voglio arrivare qui per fare una foto. Ci arriviamo? Sì. No, da Dio qua. Mamma mia. Guardate che posizione questa baita. Che spettacolo. Che spettacolo. Ma ti immagini? Mamma mia. È da film qua. Poi non credo che sia proprio messa bene, benissimo, insomma, sembra un po' magari sopra forse. Però è una baita un poco più. Ma secondo me in estate la usi questa. Certo che la c'è usi. il tavolino. Sì, sì. Proprio qua sotto, ma guarda che incredibile. Raga, prendetevi un attimo e godetevi queste immagini straordinarie del Latemar. Andrea, è difficile trovare un posto bello così, Claro, perché qua è tanta roba. Sì, è un giardino. È tanto bello. Un giardino immerso a 2 cose spettacolari: Catinaccio e Latemar. Bravo Tango! E dov'è il mio Tango? Bravo, bravo! Bravo pappo! Ah sì, pappo! Mamma, mi stai lavando tutto! Grazie dei basisi. Andiamo su, vai. Ieri eravamo su una di quelle collinette lì, questo pezzo grigio qua che vi sto indicando, ora con la GoPro si capisce poco, da Iolanda. Io intanto mi sto godendo sta meraviglia. È bello perché mettendo insieme questi 2 percorsi avete subito un panorama completo della valle e delle montagne che la circondano. Arrivati, guarda che bella posizione. L'Atmoralmo, è quello lì in fondo? Sì. Wow. Che profumino che arriva, Susa. Hanno detto che si mangia bene qua. Ciao chef. Ciao. Come va? Benissimo. Si mangia bene qua, vero? Speriamo. Tra un po' lo sperimentiamo. Perfetto.
C'è un gran movimento? Mi sono appannati io che... Ah, ora c'è caldo davvero, si appanna tutto. Ta-da! Ta-da! Qua c'è anche il rum dentro? Sì, io invece ho il succo di mela. Allora direi Bello cin caldo. cin. Cin cin. Bello caldo per il pancino, vai. Allora, avevano detto che si mangia bene, ho chiesto anche allo chef, qua ho fatto la battuta prima, ma c'è troppa gente, non aspettiamo. C'è da aspettare tanto, sì. Per la cucina c'è da aspettare un sacco, ragazzi. E allora Andri si è buttato sul dolce. Sì. Beh, mangiare con questo spettacolo qua. Siamo a 1920 metri circa. Super, Cina, super Andrea. top. Cina ragazzi. Allora ragazzi, costi per un'esperienza del genere. Qua siamo a circa mezz'ora a nord di Bolzano, per cui il viaggio calcolatelo arrivando a Bolzano, poi aggiungendo questi chilometri qua per quanto riguarda la spesa dell'autostrada e la benzina. A noi è andato via circa un 50 euro. E l'albergo costa, con la stanza che abbiamo noi, 120 euro a testa con la mezza pensione, per cui con la colazione abbondante e con la bella cena. Poi dopo noi ci abbiamo messo dentro anche un pranzo ieri da Yolanda che è costato 35 euro, e qua alla Malga abbiamo speso 14 euro questo piccolo dolce e queste due bevande semi energetiche che ci siamo presi. E quindi niente, questi sono i costi che vedete in grafica, non c'è stato altro per questa esperienza qua, così almeno potete organizzare e calcolare uno spostamento simile se avrete voglia. Ma vi consiglio sempre di chiamare la struttura, perché potrebbero esserci delle promozioni in corso, alta, bassa stagione, oppure se vedete questo video tra 1 anno o 2 anni magari le cose potrebbero essere diverse. Guarda che villaggetto qua. Guarda, sentiero panoramico, il sentiero dei Masi. E questo è il sentiero panoramico che abbiamo proprio sotto l'hotel. Guardate che bello. Davvero panoramico, che cartolina. Un altro bel maso. Questo è il colore vero, non è un montaggio. Si infiamma proprio, Questo è il fenomeno che si chiama N-rosadira. Guarda che meraviglia. E qui siamo nell'area benessere. Abbiamo un piccolo angolo di accoglienza con delle tisane e in fondo abbiamo 2 saune. È una bellissima zona relax panoramica. Adesso vi presento Judith, la padrona di casa. Judith, mi piace questa cosa che si sente molto in Vallega, il tema della sostenibilità. Sì. E proprio il Berghaus Rosengarten ha preso il marchio di sostenibilità Alto Adige primo livello. In cosa consiste? Allora, già la Vallega ha ricevuto la premiazione del GSTC, questo marchio, che è un marchio più alto per le zone turistiche sostenibili, e noi come albergo abbiamo ricevuto il marchio della sostenibilità dell'Alto Adige perché abbiamo confermato il nostro interesse dei circuiti locali e anche il nostro cuore per la natura e la cultura della zona. Quindi protezione delle vostre Dolomiti, Sì. giustamente. E proprio anche questi circuiti piccoli o locali nella Vallega, per esempio, hanno sviluppato questo progetto Taste Local, che in teoria è una cosa molto semplice. Abbiamo creato gli albergatori e i contadini un gruppo WhatsApp, e su questo gruppo WhatsApp i contadini danno la disponibilità di loro prodotti, sia verdura e frutta. Ecco perché abbiamo tutti prodotti buoni, locali, freschi. Per quello loro danno la disponibilità dei loro prodotti, noi li ordiniamo e loro, la cappa contadina, l'Anna Maria, lo divide tra i contadini con le patate, le insalate, Bellissima tutto questa quanto, cosa. e dopo loro li portano direttamente in albergo. Alla fin fine è una cosa molto, molto semplice, Sì. e va così bene. Devo dire che l'anno scorso è stato un contadino che ha incominciato la prima volta con le patate
E dopo io ho detto a metà stagione, ma hai ancora delle patate? No, non li ho più, non avrei mai pensato che la richiesta è stata così alta, così si vede che anche lui la prima volta ha partecipato e alla fine ha detto no, l'anno prossimo devo aumentare, devo fare Quindi più questa patate. rete funziona? Sì, funziona bene, è proprio una cosa semplice, funziona così bene, è proprio un gran piacere, perché una carota dal giardino è una carota e non quella... Certo, è tutta un'altra cosa. Fantastico, ovviamente noi sposiamo appieno questa filosofia. Bene, mi fa piacere. Grazie Judith. Grazie. Ragazzi, si sta coprendo, infatti domani è messa neve. Noi domani mattina però ripartiamo da questo posto stupendo qua. Vi salutiamo, grazie ad aver visto il video fin qui. Oh, è stata veramente una gita fantastica. La Val d'Ega è stupenda, con 2 massicci che sono una favola. Noi sì. ci vediamo alla prossima, ragazzi, al prossimo video sul canale. Ciao a tutti! Ciao ragazzi!